Ciao a tutti. Il narcisismo è un disturbo della personalità caratterizzato da un senso esagerato di importanza personale, una necessità costante di ammirazione e una profonda carenza di empatia che si manifesta in modo complesso e inquietante nelle relazioni interpersonali, specialmente in quelle sessuali. Le dinamiche di intimità che dovrebbero essere un incontro autentico tra due persone vengono completamente distorte dal narcisista, che non cerca una connessione emotiva profonda, ma un mezzo per alimentare il proprio ego e il proprio senso di superiorità. In questo contesto, l'intimità sessuale diventa un campo di battaglia, un territorio di potere dove il narcisista esercita il controllo e dove il linguaggio offensivo, le parolacce e l'abuso verbale diventano strumenti per manipolare, dominare e umiliare il partner. Per il narcisista l'intimità sessuale non è un atto di condivisione, di piacere reciproco o di vicinanza emotiva, ma un'opportunità per ottenere conferme sul proprio valore. Questo approccio egoistico all'intimità è spesso mascherato da una facciata di attenzione e di passione che ha lo scopo di sedurre il partner e conquistarlo. Tuttavia, dietro questa cortesia iniziale si cela un'abilità manipolativa che può portare il partner a sentirsi usato e non amato. In fase di seduzione, il narcisista può mostrarsi incredibilmente affettuoso e attento, un amante perfetto, che sembra desiderare solo il benessere dell'altro. Ma questo comportamento non è autentico, è una tecnica chiamata love bombing, in cui il narcisista inonda l'altro di attenzioni, complimenti e carezze per rafforzare l'idea che il partner sia speciale e che l'amore che prova per lui sia unico. Durante questa fase l'intimità sessuale può sembrare una celebrazione della connessione profonda tra i due, ma in realtà il narcisista sta solo accumulando potere emotivo, mirando a far sentire il partner dipendente e desiderato. Una volta che il narcisista ha consolidato la sua posizione di potere emotivo, la situazione cambia drasticamente. L'intimità sessuale non è più un atto di complicità, ma diventa un mezzo per ottenere ammirazione e controllo e per soddisfare un bisogno di affermazione continua. Il narcisista si aspetta che il partner gli dia costantemente conferme, che sia sempre entusiasta e pronto a soddisfare i suoi desideri. Quando il partner non risponde alle sue aspettative o non si sottomette abbastanza, il narcisista può iniziare a usare la sessualità come uno strumento di coercizione, di manipolazione e di punizione. Uno degli aspetti più sconcertanti e dannosi di una relazione con il narcisista è l'uso del linguaggio come strumento di abuso. Nelle relazioni intime questo comportamento si esprime in modi molto sottili e insidiosi, ma estremamente dannosi. Il narcisista può ricorrere a parolacce, insulti e linguaggio denigratorio per intimidire, dominare e ferire emotivamente il partner. L'intimità sessuale, che dovrebbe essere un atto di rispetto e di reciprocità, diventa così una via per esprimere disprezzo, disistima e rabbia. Le parolacce, che nei contesti sani possono essere usate per esprimere emozioni forti o per creare una connessione intima e divertente, per il narcisista assumono un significato diverso, poiché esse non sono più espressioni di passione o di sfogo, ma vengono usate come strumenti per affermare il potere. Ad esempio, il narcisista potrebbe insultare il partner durante il sesso, chiamandolo in modo dispregiativo o ridicolizzandolo per il suo corpo o le sue performance sessuali. Questo linguaggio violento e degradante ha l'effetto di abbattere l'autostima del partner, facendo in modo che si senta inferiore, indegno di amore o di affetto genuino. In alcuni casi le parolacce vengono usate in modo sadico per eccitare il narcisista o per creare una distorsione della realtà, dove il dolore e l'umiliazione diventano parte del gioco erotico. La persona che subisce questo tipo di abuso verbale durante l'intimità può trovarsi intrappolata in un ciclo perverso in cui l'intimità fisica è legata ad un linguaggio violento che distrugge lentamente la sua fiducia in se stessa e il suo senso di valore. Oltre all'uso di parolacce e di insulti diretti, il narcisista impiega anche altre forme di abuso verbale più sottili, come il gaslighting, per manipolare il partner e renderlo insicuro della propria percezione della realtà. Nella sfera sessuale il gaslighting può assumere diverse forme.
Il narcisista potrebbe negare le esperienze sessuali passate, accusare il partner di esagerare o di inventare situazioni che non sono mai accadute, minimizzando o distorcendo completamente le sue emozioni. Il partner che sperimenta questo tipo di abuso verbale potrebbe iniziare a dubitare delle proprie esperienze, sentimenti e desideri, sentendosi confuso e intrappolato in una realtà costruita dal narcisista. Ad esempio, dopo un incontro sessuale in cui il partner ha chiaramente espresso disagio o rifiuto, il narcisista potrebbe rispondere dicendo cose come: "Stai solo esagerando", oppure "Non era così, non ricordi correttamente". Questo tipo di manipolazione verbale mina la fiducia del partner in se stesso, facendo sì che dubiti della legittimità delle proprie emozioni e percezioni e lo costringa ad accettare come verità la visione distorta del narcisista. Un altro aspetto problematico dell'intimità sessuale con il narcisista è l'isolamento che spesso accompagna queste relazioni. Il narcisista cerca di isolare il partner da amici, da familiari e da altre influenze esterne che potrebbero mettere in discussione la sua visione della relazione o le sue richieste sessuali. Con l'isolamento il partner diventa più vulnerabile al controllo del narcisista, che può continuare a manipolare la percezione della realtà e la visione di sé del partner. In alcuni casi il narcisista può persino usare la sessualità come forma di ricatto, rifiutando l'intimità sessuale come punizione o negando al partner qualsiasi tipo di soddisfazione sessuale come mezzo per rafforzare il proprio controllo. Questo isolamento non è solo fisico, ma anche emotivo e psicologico. La persona che vive una relazione di questo tipo si ritrova spesso a chiedersi se quello che sta vivendo sia normale, se i suoi desideri sessuali siano legittimi o se stia semplicemente crollando sotto il peso delle richieste del partner. L'intimità, che dovrebbe essere uno spazio di libertà, di piacere e di esplorazione reciproca, diventa così una prigione in cui il partner si sente oppresso, confuso e incapace di chiedere aiuto. Le conseguenze psicologiche di una relazione sessuale tossica sono gravi e durature. La continua umiliazione verbale e l'abuso sessuale possono portare a gravi danni all'autostima, creando un senso di inadeguatezza che persiste anche dopo la fine della relazione. Il partner del narcisista può sviluppare ansia, depressione, disturbi da stress post-traumatico e una profonda perdita di fiducia in se stesso e nelle relazioni intime future. Uscire da una relazione con un narcisista che usa la sessualità come strumento di controllo e le parolacce come mezzi di abuso verbale è difficile, ma non impossibile. La chiave per rompere il ciclo di manipolazione è la consapevolezza e il fatto di riconoscere il danno che viene inflitto. Il primo passo è comprendere che il linguaggio violento e la coercizione sessuale non sono mai accettabili e che il partner non è assolutamente responsabile per il comportamento del narcisista. Il percorso di guarigione include la ricostruzione dell'autostima, il recupero della propria sessualità come atto di piacere e di rispetto reciproco e in molti casi la ricerca di supporto psicoterapeutico per affrontare il trauma subito. La guarigione è un processo lento, ma possibile, che richiede tempo, supporto emotivo e soprattutto la consapevolezza di meritare una relazione sana, basata sulla reciprocità e sul rispetto. L'intimità sessuale e verbale con il narcisista è un'esperienza dolorosa e disorientante che trasforma un atto naturale di connessione in un gioco di potere e di controllo. L'uso di parolacce, insulti e manipolazioni verbali mina profondamente il benessere emotivo e psicologico del partner, lasciando cicatrici che possono durare molto a lungo. Riconoscere tali dinamiche è fondamentale per uscire da una relazione tossica e recuperare la propria autonomia, il proprio rispetto e la propria capacità di vivere una sessualità sana e consapevole. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.